Salve amici e amiche mie, buona giornata a tutti. Oggi vi propongo per le feste natalizie la pizza di scarole baciata. È una nuova versione meno stancante e molto semplice da preparare, ma non per questo meno buona. Quindi vi consiglio di guardare attentamente il video, di non saltare i passaggi per avere sempre un ottimo risultato. Ed ora iniziamo subito questa buona preparazione. In una ciotola ho versato 500 g di farina tipo 0. Alla farina aggiungo il lievito. Questo sono 3 g di lievito secco. Io sto utilizzando il lievito secco, ma se voi volete potete utilizzare il lievito fresco, naturalmente triplicando la dose. Quindi 3 g di lievito secco equivalgono a 9 g di lievito fresco. Sono stata chiara? Ok. Continuiamo. Mescolo un po'. E inizio ad aggiungere acqua. Inizio a mescolare e aggiungo l'olio. Continuo a mescolare aggiungendo acqua. Impastiamo facendo assorbire tutta la farina e a questo punto aggiungo il sale e continuo a impastare. Ed ecco qui, la farina si è assorbito e adesso lasciamo riposare l'impasto. Copriamo con pellicola e facciamo riposare l'impasto per 15 minuti, una quindicina di minuti, ok? I 15 minuti sono passati, l'impasto, come vedete, si è ammorbidito, guardate. Adesso svuoto sul piano da lavoro l'impasto. Ed ora lavoriamo l'impasto un po' con le mani, quindi andiamo a dare qualche piega e cerchiamo di lavorarlo un po' in questo modo. Ecco qua. E dopo averlo lavorato un pochino, formiamo il nostro panetto e lo adagiamo di nuovo nella ciotola. Copriamo e lasciamo lievitare fino al raddoppio del volume. Intanto che l'impasto lievita, iniziamo a preparare il ripieno, quindi la scarola, che come vedete io l'ho già spuntata e lavata perfettamente. Per velocizzare la preparazione e risparmiare tempo e gas, la scarola verrà in precedenza appastita in una pentola a parte e dopodiché verrà poi stufata a parte, ok? Quindi una pentola, accendiamo il gas e versiamo all'interno la scarola, così, senza acqua e senza niente. Copro con il coperchio, metto il fuoco medio e la lascio appassire. Dopo 5 minuti di cottura, la scarola, come vedete, ha rilasciato il liquido. Ecco, adesso a questo punto la possiamo anche prelevare, così, vedete? La mettiamo da parte. La scarola è pronta e adesso continuiamo la cottura. In una padella capiente mettiamo un bel giro d'olio, mi raccomando, non lesinate, perché questa deve essere condita bene. All'olio aggiungiamo l'aglio che io ho già precedentemente tagliato a pezzettini, così. Aggiungiamo i capperi che non sono dissalati, questo poi servirà per insaporire la scarola. Olive denocciolate nere e poi delle alici sott'olio. Iniziamo a far rosolare questa bella mistura e che profumo, mamma mia! Le alici poi col calore si scioglieranno
quindi non avrete l'idea di mangiare le alici. Vedete come si sciolgono? Soffritto la mistura, aggiungo le scarole e in questo modo le lasciamo stufare, naturalmente rigirandole di tanto in tanto. Copro con il coperchio e lascio cuocere a fuoco medio. Dopo alcuni minuti, come vedete, la scarola ha rilasciato ancora un po' del suo liquido e adesso non ci resta che attendere che questo liquido si restringa, si asciughi praticamente. Naturalmente assaggiamo e vediamo se c'è bisogno di un po' di sale. Se ce n'è bisogno lo mettete, se non ce n'è bisogno non lo mettete. E continuiamo la cottura. Ok, il liquido si è ristretto, spegniamo il gas e lasciamo da parte. L'impasto è lievitato, ha raddoppiato il suo volume ed ora lo svuotiamo sul piano da lavoro mettendo naturalmente sempre un po' di farina. E a questo punto non ci resta che dividere a metà il panetto, quindi mettiamo un po' di farina e dividiamo più o meno a metà. In questo modo otteniamo 2 panetti. Diamo qualche piega. Pirliamo un po'. Ed è uno. E lo mettiamo qui da parte. Facciamo lo stesso anche con l'altro. Ed ecco qui. I 2 panetti sono pronti. Uno lo metteremo di nuovo nella ciotola. Ok? Così, in questo modo. E l'altro lo metteremo sulla teglia, su questa teglia che io ho già unto con dello strutto. Voi se volete potete utilizzare del burro o anche dell'olio. L'olio non lo consiglio perché quando mettiamo su l'impasto tende magari a restringersi, quindi o il burro o lo strutto. Io preferisco lo strutto perché è più saporito. Quindi detto questo, mettiamo il panetto qui al centro. Copriamo con pellicola, naturalmente anche l'altro, così, in questo modo. E aspettiamo che lievitino e quindi raddoppiano di nuovo il volume. A più tardi. Ed ecco qui i nostri panetti sono lievitati di nuovo. Vedete come sono belli? È cresciuto, Ecco qua, piano piano, togliamo la pellicola. Adesso non ci resta che stendere questo panetto. Quindi io per non farmi attaccare metto un filo d'olio e spalmo un po' la superficie. Dopodiché con i polpastrelli delle mani andiamo ad allargare. Oh, come soffice. Facile, no? A questo punto spostiamo un po' la base e riprendiamo il secondo panetto. Metto un po' di farina sulla spianatoia e svuoto. Bellissimo! Bello morbido e idratato. E adesso non ci resta che stendere questo panetto. Quindi io metto un po' di farina. Magari mi aiuto un pochino a staccare, metto un altro po' di farina e lo stendo con le mani come ho fatto con l'altro. E abbiamo ottenuto un altro disco e copro con l'altro disco, però prima di coprire aggiungo dell'olio. Questo serve per non far attaccare, diciamo, la parte superiore a quella inferiore. Benissimo. Ecco qua. La sistemiamo. E questo è il lavoro che bisognava fare. Con un poco di olio, ungo un po' la superficie
Adesso accendo il forno e una volta raggiunta la temperatura inforniamo, quindi la lasciamo ancora riposare e quindi lievitare ancora di più. Ed ecco qui la nostra pizza baciata è uscita dal forno. L'ho infornata a 250 gradi per 15 minuti ed è venuta benissimo. Sono passati un paio di minuti e posso toccarla. E adesso io alzo. Mamma mia! Che bella! Perfetta. Ok, e adesso farciamo. Mettiamo questa buonissima scarola stufata. Benissimo, e adesso la richiudiamo e adesso la rimettiamo in forno per qualche minuto, il tempo di far riscaldare la scarola. Amici, l'ho lasciata altri 5 minuti nel forno e la nostra pizza baciata alle scarole è pronta per essere gustata. E sapete che cosa faccio? Io la gusto adesso. Ed ora non ci resta che tagliare. Vediamo un po' se fa crunch. Quasi quasi la mangerei così. Bella anche sotto, eh? Che squisitezza. È buona. Amici, vorrei invitarvi a provare questa buonissima pizza baciata. Vorrei invitarvi tutti a casa mia, adesso in questo momento, ma purtroppo non è possibile. E allora, amici carissimi, io vi saluto, vi aspetto alla prossima ricetta e spero che questa sia stata di vostro gradimento. E come dico sempre, vi do un abbraccio, un arrivederci e un grazie a tutti da zia Franca. Ciao a tutti.